Ciao a tutti e benvenuti in Sciottini d'autostima, il podcast che ti fornisce spunti concreti per accrescere di giorno in giorno la fiducia in te, sia nella tua vita personale che professionale. Noi siamo Nicola e Salima, coach certificati di autostima ed esperti delle migliori tecniche di coaching al mondo, tali la neuroscienza, la programmazione neurolinguistica, l'ipnosi, le tecniche di liberazione emotiva, la time therapy ed il life and success coaching. In Rebirth Coaching usiamo queste potenti modalità per aiutare i nostri clienti in tutto il mondo a sostituire le loro paure, traumi del passato o blocchi mentali con il sistema di convinzioni che necessitano per costruirsi una vita e carriera di successo che dia loro piena soddisfazione. E ancora una cosa, oltre a questo nostro ricco curriculum, siamo partner sia nella vita privata che professionale. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro podcast Sciottini d'autostima. In questa puntata andremo a rivelarvi qual è il segreto per fare ciò di cui meno avete voglia, ma più avete bisogno. Se questo è un argomento che vi interessa, mettete mi piace a questa puntata e abbonatevi al canale. Quindi per fare ciò di cui meno avete voglia, ma più avete bisogno, bisogna già capire qual è la nostra strategia, qual è il modo in cui gestiamo le cose al momento. E in generale ci sono due scuole, la scuola della gratificazione immediata e quella della ricompensa a lungo termine. Quindi cosa sono queste due scuole? C'è da sapere che il 99% delle persone appartiene alla gratificazione immediata. La gratificazione immediata è quella che ci fa desiderare il beneficio o la cosa positiva, la cosa che desideriamo subito, senza più tardare. È quella che quando una volta eravamo bambini ci spingeva a fare dei capricci per avere la caramella subito, fino al punto in cui ci buttavamo per esempio per terra in mezzo al supermercato. Da adulti è quella che ci fa consumare una puntata dopo l'altra di Netflix senza fine, invece di mettersi dei paletti, per esempio stasera me ne guardo una e poi mi dedico al mio progetto personale o per migliorare la mia carriera. Invece la gratificazione a lungo termine è l'estremo opposto, perché proviamo della gratitudine proprio perché avremmo lavorato per ottenere quella cosa positiva che vogliamo. Quindi sappiamo che ci vorrà un po' di tempo, un po' di impegno, forse anche un po' di sofferenza fisica, emotiva oppure intellettuale per ottenere qualcosa, ma poi il senso sia di gioia, di felicità, di soddisfazione e realizzazione, ma anche di orgoglio di noi stessi sarà ben più alto. E poi c'è l'estremo opposto, che sarebbe quindi la ricompensa a lungo termine. Ricompensa vuol dire che abbiamo fatto qualcosa e in scambio veniamo ricompensati dei nostri sforzi, del nostro impegno, del nostro tempo, soldi o energia che abbiamo investito nel ottenere quella cosa che desideriamo. Quindi esempi molto concreti per farvi capire questa cosa sarebbero per esempio i soldi. Se volete ottenere un sacco di soldi, ovviamente dovete avere una strategia o di risparmio o di investimenti, quindi in ogni caso è una cosa che richiede mesi se non anni per vedere i frutti, i risultati nel vostro conto in banca. Stessa cosa per esempio con lo sport. Se volete il fisico di Hugh Jackman, non basta decidere oggi, ok, voglio il fisico di Hugh Jackman e domani per incantesimo vi sveglierete con il fisico di Hugh Jackman. Ci vorrà dell'impegno, della costanza, dell'autodisciplina ad allenarsi ogni giorno senza scusa, a prescindere di quanto difficile sarà e quanto la sofferenza sarà alta. Perché la vostra mente
fatto molto interessante della neuroscienza, la vostra mente cercherà sempre di prendere la strada più corta e con meno resistenza, e quindi ogni volta che è in palio un po' di tempo, un po' di sofferenza, un po' di lavoro per ottenere qualcosa, vi dirà no, 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 prendi la strada più facile che svacarti sul divano e riempirti di patatine fritte guardando Netflix, per esempio. Quindi con questi due esempi avrete capito molto bene cos'è la gratificazione immediata, la cosa che vi fa sentire grati subito senza più tardare, e l'estremo opposto, che è ben più maturo e anche dà molti più frutti ma a lungo termine, che è quindi la ricompensa a lungo termine. Perché scegliamo una gratificazione immediata o una ricompensa a lungo termine? La gratificazione immediata è semplicemente la scelta più semplice da intraprendere, quindi è l'istinto che ci porta a dire voglio quella determinata cosa subito, mentre una ricompensa a lungo termine implica il fatto che la persona ha già una maturità, una saggezza che lo porta a comprendere che attendere avrà una gioia molto più grande. Siamo portati a scegliere la gratificazione immediata perché abbiamo l'ansia per il futuro e quindi abbiamo paura di un futuro incerto, non sappiamo cosa aspettarci, addirittura pensiamo che non ci sarà e scegliamo quei soldi subito, quelle caramelle oggi, quel lavoro perché abbiamo paura di non trovarne uno migliore, eccetera. Questo si lega al concetto di mentalità di scarsità. Gli effetti della gratificazione immediata sono principalmente 4. Il primo è la perdita della pazienza e di conseguenza dell'autocontrollo. Se una persona è abituata sin da bambino magari a ricevere subito qualcosa, non avrà più la pazienza di aspettare per raggiungere un qualcosa di importante, quindi per tutta la vita faticherà. Se non otterrà quel qualcosa subito, non avrà la felicità e quindi sarà frustrata. Questo fa sì che perdiamo l'autocontrollo di noi stessi, non sappiamo più controllarci per avere un qualcosa di migliore nel futuro. Poi c'è la perdita del rispetto per se stessi e per le altre persone, perché questo ci rende arroganti e presuntuosi con noi e anche con gli altri. Vi è poi la mancanza di una prospettiva futura, quindi le persone si sentono perse, vivono solo il presente e non hanno quella visione di obiettivi a lungo termine, che è veramente fondamentale. C'è poi come quarto punto molto importante un aumento dei disordini alimentari, quindi la persona tende a mangiare immediatamente quando gli passa qualcosa sotto il naso, c'è un aumento della massa corporea, siamo meno belli esteticamente, siamo meno in salute in generale, quindi ne soffriamo molto dal punto di vista fisico. E quindi quello che osserviamo spesso con l'aumento del peso sono conseguenze anche negative sulla salute mentale della persona e anche sul suo stato emotivo, quindi mancanza di fiducia in se stessi e anche calo dell'autostima. Un altro esempio molto diffuso in noi donne, giusto, della gratificazione immediata è lo shopping, il fatto di dover spendere soldi subito per avere un senso di gratificazione subito, avere l'oggetto dei nostri sogni, il vestito che vogliamo, senza pensare magari alla strategia che abbiamo nella vita a lungo andare e a risparmiare degli soldi o investirli in qualcosa di più utile. Mentre perché scegliamo la ricompensa a lungo termine? Come ho detto prima, implica il fatto di fare una scelta più matura e più saggia. Questo in quanto l'impegno di fare qualcosa ci dà molta più gratificazione sia nell'immediato che nel lungo termine. Questo è assicurato. Anche se ci sembra che impegnarci in un determinato momento costi fatica, questo è anche un mindset, ovvero se alleniamo la mente a vedere cosa c'è di positivo in quello che stiamo facendo, lo viviamo in un modo molto più positivo, molto più felice, più sano. Se invece pensiamo questo è sofferenza, questo è fatica, allora sarà sofferenza e fatica. È molto importante che abbiamo il giusto mindset e questo lo alleniamo proprio col coaching. Poi tendiamo quindi a dare più valore alle cose che facciamo e questo quindi ci fa diventare persone più sagge, più mature e viviamo un futuro più felice con degli obiettivi prestabiliti e senza l'ansia. La scelta della ricompensa a lungo termine è dettata dal fatto di avere una mentalità di abbondanza, quindi il pensare che
domani sarà sempre più positivo di oggi, sapere che abbiamo molte risorse a disposizione noi stessi e che quindi possiamo impegnarci, possiamo farcela nella vita, sapere che ci sarà sempre di più e non che qualcosa mancherà. Questo fa sì che riusciamo proprio a vivere l'impegno e vedere la ricompensa a lungo termine come un qualcosa di positivo e semplice da fare. Per esempio, quanto è importante investire su noi stessi, perché ci porta nel futuro molti più guadagni, molta più felicità, molta più fiducia in noi stessi, autostima e successo sia nella vita personale che nella vita professionale. Esatto, e mi collego proprio a questo ultimo punto di Nicola: qual è la strategia migliore da adottare? Ovviamente l'avrete capito a questo punto, è la ricompensa a lungo termine, l'investire in se stessi, investire soldi, tempo, energia in quello che conta veramente. Un esempio perfetto di questo è il coaching. Investire in una sessione di coaching o un paio di sessioni o un percorso di coaching, quando vedete poi i risultati che vi permette veramente di avere nella vostra vita privata e professionale, sia di guadagni economici che di felicità, di senso di realizzazione e soddisfazione, di come anche siete come essere umano con gli altri, della fiducia in voi, eccetera, per me è un calcolo molto semplice da fare. E quindi è proprio il fatto di investire in se stesso, perché poi sapete di ricavarne 10 volte tanto col tempo. E quindi, così come fate fruttare i vostri soldi quando fate investimenti molto intelligenti, se investite in voi stessi fate anche fruttare il vostro potenziale, così da ottenere molto di più nella vostra vita. Quindi se volete avere una vita ben diversa da quella che avete, perché non vi dà soddisfazione al 100% adesso, se volete essere tutta un'altra persona, accedere ad altri livelli di voi stessi, ci sta completamente investire in voi. La risorsa più importante e l'unica persona con cui siete assicurati di passare il resto dei vostri giorni fino all'ultimo momento. Quindi con questo direi che possiamo passare alla conclusione di questo episodio su come motivarvi a fare le cose di cui meno avete voglia ma più avete bisogno. Quindi la strategia migliore per fare qualcosa che non avete voglia ma che avete bisogno è proprio quella della ricompensa a lungo termine. Perché? Perché vi porta più felicità a lungo termine, vi porta più salute, state meglio con voi stessi, vi porta più fiducia in voi stessi, più autostima, starete meglio nella vostra vita di coppia, starete meglio con i vostri amici, avrete prestazioni lavorative molto più grandi, avrete più denaro, eccetera. Sarete quindi una forma molto più felice, sarete molto più in pace con voi stessi. Adesso passiamo veramente al punto più cruciale, più importante: come scoprire la vostra strategia della motivazione attuale e come cambiarla. Ovviamente col coaching, perché il coaching vi permette letteralmente di cambiare tutto quello che avete nella vostra mente in questo momento e che non vi sta aiutando così tanto ad avere la vita che volete. E quindi c'è una tecnica molto potente di PNL che si chiama proprio la tecnica della strategia, in cui andremo a scoprire insieme durante la nostra sessione qual è la vostra strategia attuale della motivazione e poi cambiarla e riprogrammarla nel vostro subconscio in modo che venga a servire i vostri interessi a lungo termine. E per questo l'unica cosa che avete da fare è semplicemente andare nel link nella nostra bio e prenotarvi una chiamata con noi, oppure mandarci una mail a hello@rebirthcoaching.it come al solito. Questo vi permetterà ovviamente di vedere risultati strabilianti nella vostra vita, e vi giuro che non sto neanche esagerando, sia nella vostra vita personale che professionale, perché cambiando questa strategia che avete della motivazione e quindi cambiando la vostra mentalità su come fare una cosa di cui non avete voglia ma proprio avete bisogno, vi permetterà di diventare più ginnico, più in salute, vi permetterà anche di attrarre il tipo di partner che fa per voi, vi permetterà anche di proseguire la carriera che volete, la carriera dei vostri sogni, di osarvi a chiedere la promozione che sapete in fondo di meritare.
Vi permetterà anche di fare conoscenze di un certo livello che prima non vi andava così tanto di fare il lavoro per poterle attrarre. Vi permetterà ovviamente, in poche parole, di fare gli sforzi che avete bisogno di fare e con l'impegno necessario per avere i risultati che volete e quindi avere le cose sia materiali che immateriali di alto valore di cui sognate. Benissimo, direi che siamo stati molto chiari ed efficienti in questo episodio, sono sicuro che vi sarà molto utile e per qualunque informazione, come ha detto Salima, mandateci una mail o scriveteci un messaggio privato. Per questo episodio di Sciottini d'autostima è tutto e noi vi auguriamo una buona visione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!